Ciao, oggi parliamo del togliere anziché mettere. Mi riferisco a qualcosa di praticamente costante nella pratica musicale, cioè al dover far risaltare una melodia o comunque un elemento. Per esempio, eccetera, eccetera. Questa è una cantata di Bach molto bella, una delle mie preferite. Cercando di dare di più alla melodia in sé, spesso quello che ottengo è qualcosa del genere. Eccetera. Cioè un impasto sonoro tutto troppo denso, tutto troppo livellato verso l'alto. Immaginate un po' come se aveste di fronte un mixer con tutti i suoi cursori e tutte le levette fossero troppo livellate verso l'alto. Il risultato è un suono troppo pieno, troppo schiacciato e troppo concentrato nella parte alta. Invece di caricare tutto e ancora di più l'elemento che vogliamo tirare fuori, posso cercare di equilibrare meglio le levette di questo mixer e quindi di togliere un po' a qualcos'altro invece di aggiungere ulteriormente a quello che voglio tirare fuori. Eccetera. In questo modo lascio la parte superiore libera di avere un suono bello, rotondo, plastico, senza forzature. Se invece cerco semplicemente di premere su quella parte, ottengo una percussione su ogni suono che è veramente sgradevole. Lasciando invece la parte superiore libera di cantare senza forzature e aggiustando tutto quello che c'è insieme, posso ottenere un impasto sonoro più interessante anzitutto. Questo non ha bisogno di tanto suono. E poi la melodia passa alla parte della viola, è bellissimo questo pezzo. Quanto togliere esattamente a ogni parte, come muovere queste levette del mio mixer personale, me lo dice la partitura e me lo dice soprattutto il mio orecchio. È abbastanza chiaro che non toglierò la stessa quantità al basso e alle parti interne, altrimenti ottengo di nuovo qualcosa di piuttosto piatto, ma cerco di dosare per esempio in questo caso un po' di più il basso, lasciandolo risuonare naturalmente senza volerlo spingere. E questa parte interna sarà un pochino di meno. È anche un esercizio molto utile in realtà in tutti questi casi in cui si lavora sulla polifonia, sia che sia qualcosa di prettamente polifonico, una fuga, un fugato, qualcosa del genere. Ma è un ottimo esercizio separare per esempio le parti e riuscire a e condurle indipendentemente dalla melodia, oppure usare solamente due delle parti Vale anche
anche naturalmente per tutti i punti che non sono prettamente tematici, ma sono magari delle introduzioni, come in questo caso, che certo sono melodiche, ma non sono esattamente il tema principale. Oggi purtroppo il pianoforte che sto usando, che di solito è in stato assolutamente perfetto, per pura casualità è abbastanza scordato. Ma la musica è bella lo stesso. E poi arriva il nostro tema di prima. Anche in questo caso posso lavorare non tanto sul premere di più sulla terza superiore, se no anche qui ottengo un suono un po' duro, povero di armonici e un po' spinto. Posso lavorare sul togliere qualcosa alle parti intermedie. In questo modo riesco a lasciare uscire il canto in maniera assolutamente naturale e non forzare sul suono e non forzare neanche poi sul mio apparato che partecipa a produrlo. Questo è un esempio un po' più concreto di cosa voglio dire esattamente quando mi riferisco al togliere piuttosto che mettere. Fondamentalmente si tratta, io credo, di semplicità, ha a che fare un po' con quell'idea che Michelangelo esprimeva bene dicendo il marmo deve solo essere tolto dalla statua, in quel blocco di marmo c'è già dentro la statua, io la devo solo tirare fuori, la devo solo far uscire, non devo fare nulla. È un'immagine molto bella anzitutto ed è vicina a quest'idea, dell'idea della semplicità. È chiaro che per togliere quella statua dal marmo ci è voluta indubbiamente un'abilità incredibile e non solo quella, non solo un'abilità, ma un'idea, un gusto, una sensibilità, tante cose davvero. Ma fondamentalmente si tratta proprio di questo, della semplicità, di non cercare di forzare qualcosa, di lasciarlo uscire in maniera naturale. Una volta uno dei miei maestri mi disse: Cristina, lasciati suonare. Ed è una frase che mi è rimasta dentro per tanti anni, ancora adesso la ricordo quel momento, ricordo perché è stata detta e in questo caso aveva anche proprio una connotazione più emotiva forse rispetto al momento del suonare in pubblico. Alla mia ultima insegnante sentii dire un'altra frase che mi è rimasta dentro poi per sempre, che conservo tuttora gelosamente, era proprio riferita a Bach, se non sbaglio una partita, quella è la minore, credo, la terza, e lei disse alla ragazza che stava suonando proprio quello: smettila di fare, smettila di caricare, è lui che deve essere, non sei tu che lo devi far diventare. E questo mi si è inciso a fuoco dentro il cuore, dentro il cervello. Bene, spero che sia stato uno spunto piccolo ma magari utile. Sono curiosa di sapere se preferite questo Bach di cui abbiamo parlato adesso oppure quello più prettamente contrappuntistico. Fatemelo sapere magari nei commenti qui sotto e ci vediamo alla prossima.